Il modo indicativo è il modo verbale della certezza, della realtà e dell'oggettività. Si usa quindi per indicare che quanto è riferito o presentato è ritenuto certo, vero, sicuro, obiettivo. Esempi: il cane abbaia, giocavi a carte troppo tempo, Simone è un bugiardo. Nella lingua italiana l'indicativo è il modo verbale più usato e quello che dispone di più tempi. I tempi dell'indicativo infatti sono 8, 4 semplici formati da una sola parola e 4 composti formati da 2 parole, cioè da una voce dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo. Esempi di tempi semplici: conosco, correvo, lascerò. Esempi di tempi composti: ho conosciuto, avevo corso, sarò lasciato. I tempi semplici sono il presente, l'imperfetto, il passato remoto e il futuro semplice. I tempi composti sono invece il passato prossimo, il trapassato prossimo, il trapassato remoto e il futuro anteriore. L'indicativo si usa sia nelle frasi principali sia in quelle dipendenti. Esempi: Marco ha una moto, ero così stanca che non riuscivo nemmeno a parlare. Analizzeremo le caratteristiche d'uso di ciascun tempo dell'indicativo in 2 video, quelle dei tempi semplici in questo, quelle dei tempi composti nel prossimo. Per ricordare le desinenze dei tempi presi in esame, riportiamo per ciascuno di essi i modelli delle 3 coniugazioni regolari, usando come esempi i verbi parlare, temere e dormire, appartenenti rispettivamente alla prima coniugazione, alla seconda e alla terza. Iniziamo col parlare del presente indicativo. Il tempo presente si usa per esprimere un'azione, uno stato o un modo di essere che si verificano o esistono nel momento in cui si sta parlando o si sta scrivendo. Esempi: mangio una pera, Mirko passeggia nel parco. Il presente si usa anche per indicare un'azione ripetuta abitualmente. In questo caso è detto presente abituale o iterativo. Esempi: la mattina prendo il tram alle 8, vado a cena da mia madre ogni giovedì sera. Un dato di fatto che è sempre vero, come nelle leggi e definizioni scientifiche, nelle descrizioni geografiche, nei proverbi e nelle massime, nelle citazioni letterarie. In questo caso è chiamato presente atemporale. Esempi: il grillo è un insetto, i lati del quadrato sono uguali, l'Arno attraversa Pisa e Firenze, chi troppo vuole nulla stringe. Leopardi afferma che il dolore è universale. Il presente è inoltre usato nei racconti o nei testi storici e di cronaca al posto di un tempo passato per vivacizzare e attualizzare un'azione che si è verificata nel passato. In questo caso è detto presente storico. Esempi: Leonardo dipinge la Gioconda tra il 1503 e il 1506. L'ammiraglio Nelson parla ai suoi uomini e li rassicura sull'esito della battaglia. Per indicare un'azione che sicuramente avverrà in un futuro molto vicino. Esempi:
Fra 2 giorni parto per la Germania. Andrea è fuori, ma torna tra poco. Riportiamo adesso il presente indicativo dei 3 verbi presi come esempi. Io parlo, tu parli, egli parla, noi parliamo, voi parlate, essi parlano. Io temo, tu temi, egli teme, noi temiamo, voi temete, essi temono. Io dormo, tu dormi, egli dorme, noi dormiamo, voi dormite, essi dormono. Parliamo adesso dell'imperfetto indicativo. L'imperfetto si usa per esprimere un'azione passata, considerata nel suo svolgimento. Esso indica quindi la durata di un'azione nel passato, senza precisarne né il momento iniziale né quello finale. Esempi: lavoravo con impegno, la pioggia bagnava i tetti delle case. L'imperfetto si usa inoltre per indicare un'azione che si ripeteva abitualmente nel passato. In questo caso è detto imperfetto di consuetudine o iterativo. Un esempio: veniva all'ippodromo tutti i giorni. Per dare più risalto ai fatti narrati, ed è detto anche imperfetto narrativo. Un esempio: nel pomeriggio di ieri i malviventi rapinavano la banca. L'imperfetto si usa anche nelle descrizioni ambientate nel passato e in questo caso è detto imperfetto descrittivo. Un esempio: la luna illuminava la spiaggia. Nel parlato, per formulare in modo cortese e informale una richiesta al posto dell'indicativo presente o del condizionale presente. Si può dire infatti: volevo 1 chilo di banane, anziché voglio o vorrei 1 chilo di banane. Per esprimere un'azione o una situazione di durata indeterminata o incompiuta, che è la causa o l'occasione di un'altra azione. Un esempio: mentre parlavo è suonato l'allarme. Riportiamo ora l'imperfetto dei 3 verbi presi come esempi. Io parlavo, tu parlavi, egli parlava, noi parlavamo, voi parlavate, essi parlavano. Io temevo, tu temevi, egli temeva, noi temevamo, voi temevate, essi temevano. Io dormivo, tu dormivi, egli dormiva, noi dormivamo, voi dormivate, essi dormivano. Ed ora parliamo invece del passato remoto. Il passato remoto si usa per indicare un'azione avvenuta e conclusa nel passato, considerata al di fuori della sua durata e priva di collegamenti con il presente. Esempi: la guerra di secessione americana provocò molti morti. La mia bisnonna incontrò il bisnonno in Austria. Riportiamo ora il passato remoto dei verbi presi ad esempio. Io parlai, tu parlasti, egli parlò, noi parlammo, voi parlaste, essi parlarono. Io temei, o io temetti, tu temesti, egli temé o egli temette, noi tememmo, voi temeste, essi temerono o essi temettero. Io dormii, tu dormisti, egli dormì, noi dormimmo, voi dormiste, essi dormirono. Infine, vediamo quali sono le caratteristiche del futuro semplice.
Il futuro semplice esprime un'azione che nel momento in cui si parla o si scrive deve ancora avvenire o compiersi. Esempi: il prossimo lunedì inizierò un nuovo corso di francese. Davide raccoglierà le fragole la prossima settimana. Il futuro semplice può essere usato anche per esprimere una supposizione o un'approssimazione. Esempi: sarà alto 1 metro. Ormai saranno già a letto. Un dubbio. Esempi: basteranno queste mele per la torta? Dove sarà Adele? Un ordine. Esempi: non userai il cellulare per 10 giorni. Studierai fino alle 11. Riportiamo adesso il futuro semplice dei 3 verbi presi come esempi. Io parlerò, tu parlerai, egli parlerà, noi parleremo, voi parlerete, essi parleranno. Io temerò, tu temerai, egli temerà, noi temeremo, voi temerete, essi temeranno. Io dormirò, tu dormirai, egli dormirà, noi dormiremo, voi dormirete, essi dormiranno.